È normale che escano i lividi dopo un massaggio? Soprattutto un massaggio per l'estetica anticellulite, quindi lividi sulle gambe, sui glutei, sulla pancia? No, non è normale e non va bene, contrariamente a quello che magari qualche operatore o operatrice potrebbe dire. Mi è capitato spesso di sentire delle clienti che mi hanno raccontato di questi massaggi che avevano fatto in passato con delle operatrici, operatori che facevano massaggi per l'estetica molto forti. Facevano dei pacchetti da 10-12 massaggi, iniziavano subito con dei trattamenti strong, molto aggressivi, molto intensi, molto profondi e dopo questo trattamento, il giorno dopo, uscivano dei lividi. Quando poi la cliente chiede spiegazioni, generalmente dicono che è una cosa normale, che dopo un poco i lividi spariscono e la cellulite migliora. Dal mio punto di vista, e dopo aver fatto delle ricerche in ambito medico, posso dire che assolutamente è una cosa sbagliata fare uscire i lividi quando si fanno dei trattamenti per combattere la cellulite. Perché? Semplicemente perché il livido è un trauma, ovvero è una rottura del reticolo di capillari sia arteriosi che venosi che linfatici. È vero che dopo un po' di massaggi i lividi spariscono, ma che cosa è successo a livello del pannicolo adiposo? Praticamente sono stati rotti tutti questi capillari. La cellulite sappiamo che è un problema che ha varie cause. Tra le varie cause ci sta il fattore ormonale, ma la cellulite è principalmente un problema fisiologico di tipo circolatorio, ovvero il sistema linfatico non riesce più a drenare sufficientemente i liquidi extracellulari che si accumulano sotto pelle. Di conseguenza c'è una stasi linfatica, d'accordo? Quindi se io vado a rompere i capillari linfatici non faccio altro che peggiorare questa situazione di stasi. È vero che con i massaggi molto forti poi la situazione migliora dopo una decina di sedute, perché ovviamente manualmente ho drenato, però rompendo i capillari, creando lividi, impedisco al sistema di funzionare in maniera ottimale, in maniera autonoma, cioè praticamente il corpo dopo avrà più difficoltà a drenare da solo il ristagno linfatico. Per questo motivo reputo molto importante la gradualità quando si fanno i trattamenti per l'estetica e lo dico sia alle mie clienti che ai miei corsi. Cos'è la gradualità? Significa se io faccio un percorso con una persona che vuole combattere gli inestetismi della cellulite e vuole quindi migliorare l'aspetto della sua pelle in alcune zone dove si è formato appunto questa pelle a buccia d'arancia, non inizierò subito con dei trattamenti molto energici e forti, ma gradualmente. Inizierò con 1-2 linfodrenaggi, che come sapete è una tecnica estremamente leggera che serve proprio a spingere la linfa. Poi passerò gradualmente a tecniche via via più forti. Nel mio caso utilizzerò le canne di bambù, poi posso passare a manovre manuali come impastamento e altre tecniche forti per arrivare poi alla coppettazione, che è una tecnica fortissima, ma in tutti i casi mi accerterò che non compaiano lividi. In questo modo do una mano al sistema linfatico a drenarsi, ma non lo danneggio in modo che la persona, la cliente, possa poi avere un sistema di drenaggio linfatico funzionante ed efficiente. Quindi mi raccomando, diffidate da chi vi dice che è normale che escano lividi in una prima fase di trattamenti estetici. Il livido non è mai una cosa positiva, è un danno e va assolutamente evitato. E quindi optate per gli operatori e le operatrici che vi propongono un percorso graduale, ok? Senza traumi per la pelle e per il sistema linfatico e circolatorio. Buon massaggio!